Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elvis e oggi ho una nuova recensione per voi. Parole di luce è il secondo volume delle cronache della Folgoluce, una saga di Brandon Sanderson che è ancora in corso e si prospetta lunga ben 10 romanzi. Ho strutturato la recensione in questo modo: la prima parte senza spoiler, seconda parte con spoiler. Spoiler a bomba, a bestia, a cazzo de cane. Via, partenza, pronti! Parole di luce, introduzione, no spoiler, ciak, azione! Se siete stati attenti vi ho parlato dei personaggi già nel video sulla via dei re e la situazione in pratica non cambia. Ritroviamo i vecchi protagonisti che ormai conosciamo molto bene e abbiamo la possibilità di approfondire. Kaladin è alle prese con la sua nuova posizione nell'esercito. Grosse responsabilità sono state posate sulle sue spalle e dovrà districarsi tra la difesa delle vite degli alti nobili e la propria scoperta e maturazione. Syl e il suo Spren giocheranno un ruolo ancora più importante. Dalinar invece, se nel primo libro aveva moltissimi capitoli dedicati, mantiene lo stesso ruolo centrale nel governo di Alethkar, ma lascia invece il posto al suo figlio, Adolin, per quanto riguarda la presenza di POV. Mi è piaciuta questa scelta di dare più spazio a Adolin perché si è rivelato un personaggio piuttosto interessante e che aveva qualcosa da dire. Lo vediamo sostituire Dalinar in molte attività da capofamiglia, seppur collaborando costantemente con lui. Per quanto riguarda Shallan, finalmente abbiamo la possibilità di immergerci nel suo passato per scoprire i suoi più subdoli segreti. Se ricordate, nella Via di Re avevamo soltanto i flashback di Kaladin, mentre in questo solo quelli di Shallan. Posso dire una roba che farà incazzare qualcuno? Mi sembra un ottimo modo di procedere perché tanto la saga è formata da 10 libri, quindi di spazio ce n'è. Inoltre andare a bombardare un unico volume con i flashback di diversi personaggi potrebbe solamente appesantire la lettura. Shallan, dicevamo, la ragazza avrà una maturazione importante sia a livello di personalità che di capacità vere e proprie. Abbiamo ormai capito che anche lei ha uno Spren di riferimento che è chiamato Schema, perciò dovrà cominciare a prendere confidenza con i suoi poteri. Di importante che la riguarda c'è anche la ricerca della verità sul passato del mondo, di cui scopriamo nuovi dettagli proprio grazie ai progressi della ragazza. Una cosa che mi è piaciuta molto e che era mancata nel precedente è la presenza di alcuni POV di Eshonai, la Parshen di femmina stratoguerriera. Tra una sezione del libro e l'altra, Sanderson infila gli interludi per darci uno sguardo al di fuori dei protagonisti. Quello di Eshonai l'ho apprezzato particolarmente perché mi ha fatto scoprire come vivono i Parshendi, come comunicano, come combattono. Un punto di vista nell'esercito nemico era proprio quello che volevo, anche se, come è ovvio, non tutte le domande trovano risposta. Per quanto riguarda la trama, l'ho trovata accattivante perché i nostri eroi convergono tutti quanti sulle pianure infrante e intrecciano le loro vite, rendendolo molto appassionante la lettura. Non posso nascondere però di aver trovato esageratamente lungo questo libro. Se da un lato non riuscivo a smettere di leggere perché Sanderson mi aveva catturato nella sua ragnatela, dall'altro mi continuavo a chiedere: ma quando finisce? Quando arriva il gran finale? Forse non ero dell'umore giusto in questo periodo, va a capire. Per concludere la recensione senza spoiler, mi è piaciuto molto e non vedo l'ora di proseguire con la novella successiva, Edge Dancer. La trama si infittisce ancora di più per certi versi, mentre alcuni filoni trovano la loro giusta conclusione. Penso mi sia piaciuto più questo che il precedente, ma non riesco a fare a meno di pensare che si potesse ottenere lo stesso meraviglioso risultato con almeno 200 pagine in meno. Un qualche difetto lo dovrò pur trovare, no? Tornate qui quando lo avrete letto anche voi, così potrete sentire la sezione spoiler. Nel frattempo, grazie per essere rimasti qui con me. Vi chiedo il piccolo favore di condividere il video e di iscrivervi al canale. Ho intenzione di portarvi altre recensioni interessanti. Non siete contenti? Quindi un saluto festoso a chi ci lascia e un dove accidenti pensi di andare a chi vuole conoscere cosa ne penso di questo volume senza peli sulla lingua.
Parole di luce, commento spoiler, Chuck, azione! Se non l'hai ancora letto, sparisci. Ciao! Allora, lo so che già farò arrabbiare qualcuno, ma d'altro canto devo essere onesto. Questo libro mi ha spiazzato e, come ho già spiegato poco fa, non so bene cosa pensare a riguardo. Provo a farvi capire. Tutto il testo, fino a circa 200 pagine dalla fine, è un'enorme, gigantesca preparazione per il finale. Ma 1000 pagine in cui non succede nulla. È super palloso, ragazzi, e 1000 pagine sono tantissime. Ero costantemente in attesa che succedesse qualcosa, un colpo di scena, un avvenimento importante. Ci sono, per carità, per esempio quando alle pianure infrante arriva Amaram, oppure il tentativo di assassinio da parte di Seth. Poca roba però queste cosette qua, dai! Ricordo molto bene che nella Via dei Re venivo costantemente e continuamente stimolato, intrigato e ammaliato, soprattutto da Shallan e Kaladin. Succede anche qui, ma più al rallentatore, col contagocce. Certo, devo fare un plauso a Sanderson per essere riuscito a interessarmi anche in quelle lunghissime parti che hanno dato poco o niente alla storia, per cui lui sa come fare, è veramente bravissimo. Non so, qualcuno tra di voi ha avuto sensazioni simili alle mie? Poi, ripeto, potrebbe benissimo essere colpa del periodo, della luna e del Santo Padre, non ce l'ho quell'autore, figuriamoci. È solo questa emozione doppia e opposta che sto provando e che non riesco a decifrare. Vorrei riportarvi alcuni difetti che mi ha fatto notare Flavio sul suo canale Broken Stories nel video sulla Via dei Re. La prima è che la prosa di questi libri è molto semplice, adatta a tutti. Sono scritti per arrivare a tutti. Sia chiaro, ci sta, va benissimo, ma questo indirizza il target di riferimento della saga più verso uno young adult rispetto a un adult. La seconda sono gli interludi, vera e propria palla al piede della folgoluce. Se Shonai è interessante da vedere, è anche terribilmente pallosa da seguire, come ne sono gli altri interludi. Queste sono alcune cose che condivido della recensione di Broken Stories, ma se volete approfondire vi consiglio di andarla a vedere, vi lascio il link qui sotto. Ora parliamo di cose serie, o meglio, succulente. Poco prima della quinta e ultima parte, quando entra in scena per quel brevissimo capitoletto il re di Kharbrandt di nome Taravangian, si capovolge il mondo. Unico intermezzo di importante caratura. Qua è il plot twist. Qua. Il vecchietto che ogni giorno ha un livello di intelligenza diverso e anni prima ha scritto un diagramma indecifrabile per salvare il mondo? Ma secondo me non lo sa neanche lui. Sta di fatto che da questo capiamo chi sia il mandante dietro le uccisioni dei vari regnanti su Roshar. Ma qual è il motivo? Accentrare il potere su di sé? Taravangian, personaggione incredibile che ora è divenuto perfino re di Yakved, perciò sono convinto che lo rivedremo ancora. Anche se è veramente vecchio, quindi potrebbe morire e a quel punto qualcun altro dovrà farsi carico del suo diagramma. Inoltre abbiamo visto che per molte cose il famoso schema è riuscito a predire il futuro, mentre per altre no. Forse questo accade quando si mette in mezzo uno dei radiosi. Eccoci qua all'argomento principale. Dati per scomparsi dopo aver tradito il genere umano, i cavalieri radiosi sono tornati, o almeno 4 di essi, perché di ordini radiosi ce n'erano almeno 10. Kaladin, ok, ovvio. Shallan, anche qui nulla di nuovo, ma Dalinar in pratica ha chiesto allo Spren del dio di dargli poteri. Diciamo che in questo secondo capitolo della saga Dalinar mi è piaciuto un po' meno, forse perché è completamente senza macchia, o quasi, il personaggio buono dall'inizio alla fine. C'è una distinzione netta tra buoni e cattivi, dai, personaggi grigi non ce ne sono proprio. Poi c'è Renarin, dai, ci può stare se nei prossimi libri mi spiega per bene cosa è successo e perché. Ormai è un dato di fatto, sono tornati per difendere l'umanità dai nichiliferi, che sarebbero i Parshendi trasformati in Super Saiyan. Credo, spero che ci sia dell'altro perché non li ho percepiti così tanto pericolosi nell'ultima battaglia. Piuttosto c'è da temere per i Parshi sparpagliati per tutto il mondo.
Si chiudono diverse trame che erano state aperte nel primo volume, come ad esempio la vendetta di Kaladin contro Amaram e ancora di più la vendetta di Dalinar contro Sades, ucciso da Adolin in un corridoio buio. Avete notato quanto sia in antitesi il modo in cui combattono per la propria vita in quel buco rispetto ai pomposi duelli a cui sono abituati? Ecco, insomma, tante trame chiuse, la principale e più misteriosa resta aperta, molto bene. Sinceramente, da amante di Malazan non sono per nulla abituato a questa chiarezza e linearità, perciò la sto apprezzando particolarmente. E questo è uno dei maggiori punti di forza che Sanderson ha portato a Parole di Luce, assieme alla ristretta cerca di personaggi che gli permette di farci riconoscere come fossero nostri amici. Attenzione però, questa lente di ingrandimento puntata su un'unica situazione, circoscritta a poche persone, può farci dimenticare il resto di Roshar che non stiamo vedendo e chissà cosa sta succedendo alle nostre spalle. Ho come l'impressione che in futuro ne avremo un assaggio. E voi come l'avete trovato? Vi è piaciuto? Alcuni mi hanno detto che è il loro preferito dei 4 addirittura. Fatemi sapere, ma non venite qui sotto a scrivermi devi leggerti anche questo e quest'altro. Grazie al pazzo lo so anch'io, ma un libro alla volta posso leggere. Accidenti. Purtroppo mi hanno fatto con solo 2 occhi e che guardano in un'unica direzione. Ci vediamo nei commenti. Ciao gentaglia. Edged Den. Ma va. La prima è che molta. Ma va.